Quindi lei ha scelto di dedicare la sua vita al prossimo, come mai questa scelta? Fin da bambino avevo dentro un po' questa cosa qua e sicuramente l'educazione da parte dei miei genitori, in modo particolare di mio papà, ha agevolato questo. Ho un ricordo di mio papà dei Natali, no? In cui quando eravamo bambini a me e mio fratello mi diceva: guardate, avete ricevuto 5 regali, sceglietene uno da portare a un bambino di una famiglia che conosco e che non ce l'ha. Che ruolo gioca nella vita dei cristiani? Quello che vedo io è un po' che dalla mia parte io cerco di metterci una disponibilità ad ascoltare. Questa penso che sia una delle capacità che ho, quella di saper ascoltare. Poi quello che sento un po' il ruolo particolare come prete è quello di, tra virgolette, spezzettare un po' la parola di Dio in base alle diverse situazioni della vita della gente, insomma, di far vedere come la parola di Dio può avere un senso nella situazione di gioia oppure di fatica che stai vivendo. E come prova ad aiutare le persone a superare i loro problemi e le eventuali brutte situazioni? Mettendomi al fianco. Di solito non parlo tanto io, soprattutto all'inizio, però mi sembra di essere capace abbastanza di mettermi al fianco delle persone, le persone mi sentono al fianco e ascoltando le persone diventa quello un po' l'atteggiamento con il quale vedo che si instaura un rapporto di fiducia reciproca e questo mi sembra che permette di far emergere dalle persone delle energie e decisioni che già loro hanno nel cuore. E si vede come un leader? Alcune volte mi accorgo che in alcune situazioni, penso ad esempio ad alcune funerali di alcune persone relativamente giovani che in questo quartiere l'anno scorso ne abbiamo avute 4, quindi persone giovani su 50 anni che sono morte, quindi con una chiesa strapiena ti accorgi che in quel momento lì la tua parola è desiderata, non tanto la tua ma il fatto che tu spezzetti la parola di un altro, di Gesù, senti che in chiesa, tra virgolette, non vola una mosca, insomma, e ti accorgi che da lì nascono tante altre relazioni, anche di gente che magari non conoscevi, che avevo visto solo quella volta lì e che poi ti vede in quartiere e diventa un po' l'inizio di un nuovo rapporto. E secondo lei che personalità dovrebbe avere un prete? Devi essere disponibile, perché anche solo a lasciarti trovare, perché sennò diventa un po' difficile. Quando la gente ti trova devi cercare di essere accogliente il più possibile, aperto e una delle cose su cui non sempre riesco ma che cerco di tenere presente è quella di riuscire a dare speranza e gioia.